Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state? Io vi sento tutte, cioè ci sentiamo tutte ogni giorno, come vedete. Ci sentiamo via email ogni giorno e tutto questo è bellissimo. Il contatto proprio diretto con ognuna di voi è straordinario. Ehm, Quello che abbiamo fatto in questa settimana è stato un grande lavoro di sciamanizzazione, un grande lavoro sciamanico. Ci siamo sentite per email con centinaia delle nostre sorelle. Io devo dire che il mio lavoro si è raddoppiato, cioè il mio impegno si è raddoppiato, anche perché con veramente le centinaia di mail che mi state mandando, io voglio rispondere io ad una, come vedete, e voglio dedicare mezz'ora a ognuna di voi quando rispondo alle mail, e quindi proprio perché voglio entrare nel vostro sentire, sentirvi e parlarci, è qualcosa di grandioso, di meraviglioso. Grazie all'infinito per quello che mi state scrivendo sul mio primo libro, Il risveglio della coscienza. E come vi ho detto anche nel video di presentazione, quelle sono le conoscenze a cui sono arrivata fino al 2019, da cui poi mi sono ehm, espansa, no? In coscienza e in consapevolezza, perché la conoscenza è qualcosa di vivo, e alimenta, si alimenta, si alimenta. E ho fatto grandi salti da allora, però quelle sono delle basi e sono strafelice che vi stia facendo fare dei click importanti. Come mi state scrivendo tutte, mi state dicendo che vi sta servendo da ispirazione forte. Sono contentissima, non so che dire, ve lo dico ogni giorno per email, ve lo dico ogni giorno con i video che sto facendo. Abbiamo raccontato la storia sciamanica della nostra sorella, come si è intrecciata con quella di Aziz per portare un'ispirazione al suo cuore e a quello di centinaia di voi. E abbiamo fatto il video di Magia Pratica 5, Magia Pratica 5, sì, che vi sta supportando nel percorso dell'inclusione. E vi sto preparando Magia Pratica 6 comunque. Ci stiamo battendo fortissimo, eh. Stiamo battendo fortissimo perché questo è un momento storico eccezionale per i grandi salti e per i guerrieri. E per i guerrieri della luce qua è proprio una grande scena dove poter finalmente manifestare la vera essenza di cui siete fatte e siete fatti. E so che vi state divertendo un casino in questo, state accogliendo gli dei, le forze, gli spiriti come grandi alleati. Non c'è gioia più grande, non c'è gioia più grande. E quindi grazie veramente del grande lavoro che stiamo facendo tutte insieme. Siamo una famiglia internazionale, una comunità internazionale, e lo vedo da tutte le mail, da tutto il mondo che mi state scrivendo. Veramente abbiamo appurato che siamo una famiglia internazionale. E beh, che dire, è straordinario. E vi chiedo un po' di pazienza per le tantissime email a cui ancora non sono riuscita a rispondere. Veramente il mio lavoro si è raddoppiato. Si è raddoppiato. Ed è per questo che ho anche intensificato il lavoro sul corpo, attraverso il cibo, ma soprattutto più che sul cibo, quello bene o male. Io vado dove sento, no? Ciò che chiunque è in contatto proprio profondo con il proprio sé sa di che cosa ha bisogno fondamentalmente a livello di nutrimento in quel senso di cibo, ma soprattutto ha intensificato le pratiche dello yoga. E le pratiche dello yoga ti aprono i canali, ti centrano, ti danno una disciplina, canalizzi energia, diventi più forte.
perché per sostenere il ruggito degli dei, più si fanno forti questi dei, per sostenere il cammino evolutivo anche di un collettivo così grande, ma io questo ve lo dico sempre, di lavorare anche sul corpo, sostenere il risveglio collettivo, devi sostenere il ruggito del Dio, avere sempre meno resistenze alla prosperità illimitata, ma soprattutto prosperità illimitata parliamo resistenza all'amore, no? E quindi le pratiche dello yoga, molti di voi lo fanno, lo so, e sanno che ruolo importante hanno queste pratiche. Yoga e meditazione vanno di pari passo, quindi grande determinazione e disciplina nel fortificare il corpo come state fortificando lo spirito, perché una cattedrale interiore necessita di ambedue gli aspetti dell'esistenza, fisico e immateriale. Immateriale, quindi visibile e invisibile. Il rinforzo di entrambe le polarità porta ad avere quella struttura, quei 4 pilastri della prosperità, no? E quindi per sostenere un grande lavoro è necessaria una grande energia quindi psico e fisica. E nel mio libro Il risveglio della coscienza vi parlo delle tecniche anche bioenergetiche, di come sostenere anche il corpo, gli oli essenziali, l'aromaterapia. Sono tutte pratiche funzionali al sostegno del risveglio consapevole. Quindi sì, sto un po' assonnata a volte, un po' rincoglionita, però va bene. Però è bellissimo e mi faccio portare a braccia aperte dagli eventi che sono enti, entità, spiriti che mi vengono a trovare in questo grande processo eh, di supporto del risveglio collettivo. E quindi grazie, grazie, grazie a tutti i miei condottieri e condottiere che stanno lavorando insieme a me. Tutte voi e tutti voi, anche se pensate che non state facendo niente, che state lì nella cameretta perché lo so, voi non avete idea di quello che state facendo, semplicemente con la consapevolezza che state apprendendo. La consapevolezza è tutto, è tutto. E affidarvi a quello che accade è tutto. Quindi grazie, 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 grazie all'infinito, all'infinito, all'infinito. Ormai non ci sono più parole. Andiamo, procediamo, godiamo e viviamoci, e viviamoci. Abbiamo fatto anche il video dalla luna piena, dalla luna nuova alla luna piena, dal 4 settembre al 18 settembre. Anarchia, disobbedienza, ribellione. Questi sono i pilastri a cui ci dobbiamo attenere. Anarchia, ribellione, disobbedienza, irriverenza, verso cosa? Verso la mappa mentale, verso i codici della mente, a favore dei valori dell'anima. Tanto lo sapete già. Quindi tutto questo è meraviglioso, meraviglioso ragazze mie e ragazzi. Oggi andiamo a vedere questa settimana dal 9 al 15 settembre quali sono i dettami animici, i dettami karmici, dharmici in funzione della missione dell'anima, cosa accadrà nei fatti. Ah, mi sono dimenticata anche di dirvi, siccome nelle altre decine e decine di mail ci sono le mail per le consulenze, ragazzi, allora io consulenze ne faccio pochissime, pochissime, una o due ogni tanto, proprio perché il mio servizio è al collettivo e il contatto con voi quotidiano in questo senso. E come tutte le nostre sorelle che ci seguono già da veterane sanno quanto è importante il lavoro su di sé che facciamo sul canale. La consulenza va bene, ci sta ogni tanto, però è importante che voi facciate il lavoro di consapevolezza. Quindi io mi auguro sempre che prima di chiedermi una consulenza voi abbiate studiato o comunque sia quantomeno un'infarinatura di come funziona la realtà, di come funzionano le cose, dobbiate averla. Come funziona la realtà? Ve lo spiego benissimo, almeno per quanto
bene ho potuto fino a questo momento con il mio livello di consapevolezza raggiunto nei podcast, soprattutto nei podcast che stiamo pubblicando della playlist L'arte sciamanica. Ragazze mie e ragazzi, dalla magia pratica 1 a magia pratica l'ultimo che abbiamo fatto, in questo caso è il 5, in arrivo il 6, il Colossal, un altro Colossal, io vi esorto a studiare perché quando ero nei baratri, nei miei baratri, nelle mie notti buie dell'anima, come ho scritto anche a una nostra sorella ieri, o l'altro ieri, vabbè, insomma, come ho scritto, quando ero, perché mi ha chiesto tu come hai fatto? Allora, quando mi chiedono come ho fatto, io non ho fatto niente di quello che non sta succedendo a voi, che vi succede a voi. Posso dire che la mia mente mi arrovellava di continuo, dicevo maledettamente, maledettamente. Allora mi arrovellava di continuo su come ho fatto quando sono stata lasciata, quando un dolore atroce mi ha aperto il petto e per settimane, settimane e mesi l'ho raccontato alla nostra sorella la mia storia, perché le storie guariscono, no? Le storie sciamanizzano. Allora il punto qual è? In quei momenti devi viverla quella cosa, devi affidarti alla dea morte, devi affidarti a Ecate, devi affidarti a Kali, alla dea della distruzione, devi avere fede in lei. E mentre brucia, 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 quello è il fuoco della rivoluzione. E allora il dolore e la resistenza che abbiamo messo al sentire l'amore. E allora quando abbiamo la consapevolezza lasciamo che il processo si compia da sé, senza avere l'ardire con la mente di voler controllare un processo divino, perché la mente verrà asfaltata certamente. E quindi come ho fatto io? Una fede incrollabile avevo, nonostante la mia mente cercava di rovinarmi ogni volta. Quindi in quei momenti lo studio, mentre io mi vivevo il dolore, mentre io, seppur non ero consapevole come sono adesso, non avevo la conoscenza che ho adesso, però avevo la consapevolezza di quello che mi stava accadendo, che comunque quello che mi stava arrivando era un volere divino, perché non c'è male e bene e siamo noi che abbiamo un giudizio. Questa consapevolezza già ce l'avevo e quindi non c'era nessuno fuori che mi faceva male o che mi ha fatto male, seppur quello mi aveva lasciato. Non c'era quella persona, io avevo questa consapevolezza, mi vivevo questo dolore folle. Quindi il senso qual è? In quel momento mi vivevo le cose, mi vivevo quel dolore forte e poi studiavo, ricercavo una solitudine straordinaria dove potevo vivermi il dolore bene e studiare e poi stare in mezzo alla natura, perché la natura è amore puro e tu quando stai in mezzo alla natura puoi sentire quell'amore puro e smettere di pensare, anche se pensi, vedi il pensiero come una nuvola, tu sei il cielo, la nuvola passa. Ed è un processo, è un processo. Quindi, ragazze mie e ragazzi, vi esorto a studiare, a studiare, a studiare e a vivere, perché, come vi dico sempre, la spiritualità è un empirismo radicale, devi fare esperienza e azzerare il giudizio delle esperienze che ti arrivano da fare, comprensive di persone, circostanze, fatti, eventi ed emozioni. Cioè devi morire, questo è il senso. Io sono morta, la mia mente è morta, perché abbiamo capito che la morte e la nascita sono immagini, sono simboli dell'anima, come il protagonista del film Neo, che solo quando muore può vincere tutti. Morire al vecchio io, alle credenze limitanti, perché l'io proprio è una credenza in sé, è tutto illusorio. E quindi a cosa serve questo grande dolore? Solo a farti morire. Cioè non c'è altro. Devi morire per poter vivere. Per poter vivere devi morire. E allora quella è una morte, quel dolore che senti. La morte e la vita la viviamo quotidianamente.
La nostra mente prende alla lettera, letteralizza tutto e vede la morte come morte vera e la nascita come nascita vera. Letteralizza tutto, noi dobbiamo cambiare mente. Cambia mente, cambia prospettiva. Cambiamenti, come diceva Vasco Rossi. Cambiamente. Quindi devi morire per poter vivere. E questo ce lo diceva già Gesù, quando diceva dovete nascere 2 volte. Non dico niente di nuovo da quello che ha detto la grande rockstar di tutti i tempi, Jesus Christ Superstar. Non dico niente di nuovo di quello che diceva lui. No? Poi ho arricchito tutto quello che diceva lui con tutta l'altra conoscenza che ho avuto nella mia vita, come vi ho scritto nel mio primo libro. Quindi dovete nascere 2 volte. Quindi la prima volta è quella dove tu subisci il karma, subisci tutto. Ok? La seconda, quando grazie al karma muori, allora vivi, inizi a vivere. La prima è la vita da vittima, la seconda è la vita da mago. Dovete nascere 2 volte. E quindi siamo tutte qui insieme. Abbiamo creato una famiglia meravigliosa e il sostegno della famiglia è fondamentale per fare il viaggio sotterraneo e uscirne vincenti e non soccombere da vittima e non ripetere i cicli della stessa vittima. Abbiamo creato questa famiglia per tutte voi, per ognuna di voi. Abbiamo creato una famiglia straordinaria che si senta supportata in questo viaggio. Noi siamo con te ogni giorno. Io sono con te ogni giorno. E lo sai perché mi vedi. Mi vedi, mi senti, mi scrivi. Cioè, va bene? E quindi, come questa famiglia sta supportando migliaia di voi, allora sentite questo amore. Lo potete sentire soltanto affidandovi. Va bene? Dai, dai che festeggiamo tutte insieme. Dai ragazzi, su! Dai! E ragazzi, allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo queste previsioni energetiche dal 9 al 15 settembre. Sì. Allora, mettiamo 3 varianti virtuali in questo momento. Andiamo a vedere cosa ci dicono, vediamo come mi farò ispirare in questa successiva lettura. Allora, abbiamo la prima variante, la seconda variante e la terza variante. Potete sceglierne anche più di una. Lasciatevi ispirare, ragazze mie e ragazzi. C'è un messaggio per voi importante in ognuna. Eccoci qua per le mie ragazze. Mi sto già impappinando. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la prima variante di Mago Merlino. Andiamo a vedere il nostro Mago Merlino cosa ti porta in questa settimana dal 9 al 15 settembre. Vediamo qual è il programma animico, karmico e dharmico e cosa accadrà affinché la tua anima possa risplendere nell'inclusione di tutto ciò che esiste in qualità di bellezza dell'esistenza. Allora, vediamo il Mago Merlino e ci mettiamo subito gli oracoli della magia. L'oracolo della magia, vediamo un po', 9-15 settembre. Vediamo un po'. (9, 15 settembre) ne mettiamo 3. Allora, 1, 2 e 3. Vediamo. Escapista, regresa a ti misma, ritorna a te stessa. Pozione, ricorda di praticare l'amor proprio. Vabbè, ti vedo da Dio in questa settimana. Banchetto, ferma il ritmo e celebra la tua vita. Questa è una settimana in cui farai, guarda, io ti dico già, avrai un grande godimento perché troverai il segreto di approcciare a tutte le cose, o lo già stai sperimentando, con la legge spirituale, l'arte magica.
Allora, queste sono carte che mi dicono ci saranno momenti in questa settimana che potranno colpire la tua attenzione da un punto di vista, e adesso come te la risolvo questa cosa? Sono sicura che avrò l'intuizione giusta. Allora ti vedo adoperarti dentro casa o nella tua casa interiore per trovare la formula, il mantra giusto, quello che vi ho messo negli ultimi podcast, tanti mantra e soprattutto le meditazioni guidate, che ti faranno risolvere delle circostanze in questa settimana, facendoti poi celebrare il tuo successo. Questo è. Allora, ti vedo studiare e lo so che state studiando forte. Infatti le carte specchiano poi la vostra... è come se ci guardassimo, no? Qua c'è una ragazza che sta studiando su un libro, cerca le risposte su un libro, questo è il suo libro della memoria akashica, il suo libro interiore, no? E ti vedo dentro di te in questa settimana, poi facendo una pozione, come se qua trovi la formula per fare la pozione, in cui in questa pozione ti rendi conto del tuo valore, cioè il potere di creare qualcosa lo sperimenterai in questa settimana o lo hai già sperimentato e celebrerai te stessa per aver adempiuto perfettamente a un karma, a un dharma, grazie alla legge spirituale. Allora, ti vedo così in questa settimana, che tu sia uomo o donna ovviamente non importa, no? E ti vedo, dice anche questa carta, ti dice stai tranquilla, questa è la settimana in cui devi fermare il ritmo della vita. La vita che dentro di te si muove a un ritmo diverso, la vita interna dell'anima si muove a un ritmo diverso dalla tua mente. E quindi qua è come se capissi questo ritmo e riuscissi. Vi ricordate, mi viene in mente sempre il film Matrix in questi ultimi giorni, proprio perché là ci sono chiavi importanti, anche se l'ho visto 200 volte, no 200 no, ma l'avrò visto almeno tutta la trilogia di Matrix, ogni film di quella trilogia l'ho visto forse almeno 8 volte, sia l'uno 8 volte, il secondo pure, il terzo pure. E allora qua è come se, vi ricordate del primo, credo che, no? Quando Neo muore e poi resuscita il protagonista, e mentre prima di morire le pallottole lo prendevano, quando invece resuscita è come se le pallottole vanno velocissime, no? Ma lui è come se pu, 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 cioè cambia il ritmo di se stesso e quindi riesce a fermare anche, le pallottole vanno più piano, anche se vanno velocissime, però per lui vanno piano e quindi riesce a vedersele arrivare incontro e fa pu, pu, pu. Capito che voglio dire? Tu cambierai il ritmo in questa settimana, acclimatandoti al ritmo dell'anima, riuscendo perfettamente a vedere la realtà, il mondo circostante, come una perfetta proiezione della tua mente. È come se questa stesa mi sta dicendo tu sei il sognatore che sogna il sogno consapevole in questa settimana. E per le ragazze che si sono perse il video Magia Pratica 4 e 5 per capire che cos'è il sogno, tutto è un sogno, stiamo sognando tutti, no? Anche questo che stai vedendo adesso è il sogno della tua anima, è un'immagine. E quindi è come se mi dicessero questo, ti vedo applicare la legge spirituale e godere di questo, godere proprio dei frutti, ti vedo mangiare, bere in tranquillità, serenità, è come se fermassi il ritmo del mondo in questa settimana. Bello, bello veramente, bellissima stesa questa, di grande maga, di grande mago, grande potere. Alcune di voi si sono già ritirate loro stesse, no? Cioè cambiando lo sguardo interiore, ed è come se queste carte mi stessero dicendo ne godrai in questa settimana della tua introspezione. Bellissimo. Vediamo un po' di metterci i tarocchi, cosa ci raccontano i tarocchi. Scusate, mi stanno cadendo tutti. Ok, vediamo.
Quindi è proprio Mago Merlino, pozione Mago Merlino. Occhietti, pocchetti, occhietti qua. Ve lo ricordate Mago Merlino? Occhietti, pocchetti, occhietti qua. Eh sì. Un po' come l'esercizio che vi ho proposto di fare quando vedo un pensiero ossessivo, no? Che parlate un'altra lingua, come vi ho spiegato nel video Maggio Pratica 5. Acinita, io, occhietti, pocchetti, occhietti qua. Un po' così. Vi vedo giocare questa settimana, divertirvi, giocare. Vediamo un po' che cosa, qual è lo scenario che presenta l'anima. Vediamo che ci dicono. La stella. Beh, allora tu dimmi se la stella è come se qua c'è una donna che guarda se stessa, no? Il suo sé superiore, il suo sposo, sposa celeste, insomma. È come se venissi guidata in questa settimana, affidata completamente al tuo sposo, sposa celeste. Cioè, ragazze, questo è il frutto del vostro lavoro, brave, 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 bravi, bravissime. Vedo che stai bene finalmente a livello psicofisico e acquisisci anche più forza psichica, che è la forza magica, e fisica, che supporta la forza psichica. Vediamo. E tutte le formule magiche applicatele in questa settimana, che sono i mantra che vi ho detto negli ultimi podcast, ragazzi, ok? E le formule magiche sono formule psichiche, agiscono sulla psiche. La psiche è ciò che crea, la psiche è l'anima. Ok, psiuche è l'anima, psiuche, come in antichità psiuche, cioè psiche poi tradotta, è anima, e che quando interviene il dubbio, come nella storia di Amore e Psiche, che poi ci sono i problemi, ok? Ma psiche è l'anima. Poi noi chiamiamo psiche in questo momento storico come mente, ma sono due cose completamente diverse. Vediamo ancora. Il novizio, la regina di coppe. Mamma, come state creative o creativi, wow. Ti vedo fluire alle emozioni. Mamma mia, allora questo è il sé superiore, o Dio, la divinità, sono le tue emozioni che ti vengono a trovare, di cui tu ne trai forza o ne hai già tratto forza. La regina di coppe è colei che si lascia ispirare da queste emozioni, da cui trae forza. Cos'altro? Il 9 di bastoni, guarda, questa è la settimana in cui ci possono essere ritardi per alcune cose che stai aspettando, ma questo non sarà un problema. Non sarà assolutamente un problema, perché? Perché hai invertito la visione. Ricorda che quello che per la mente viene definito negativo, per l'anima non sempre è così, la maggior parte delle volte per l'anima è positivo. Quindi qua ti ho già detto che tu ribalti i valori, quindi nella 3D cosa succede? Che ci possono essere ritardi per alcune cose che stai aspettando, però questo non è un problema per te, perché questa pazienza non è una pazienza inattiva, è una pazienza attiva. Mi spiego? È come quando stai aspettando che la pozione si faccia. Mi spiego? Cioè, ti vedo gioiosa o gioioso in questa settimana. Cos'altro? Sì, paggio di spade, ti vedo attendere alcune cose. 5 di coppe, sai che stai facendo in questa settimana? Alcune di voi, allora, perché siamo a livelli di coscienza diversi, no? Io potrei fare una variante che dura 2 ore. Come diceva il grande maestro Jodorowsky, una buona lettura di tarocchi non può essere meno di 2 ore. Ok, qua cerchiamo di... ma lo sapete che farei per ogni variante 2 ore. Cerco di non contenermi, io non contengo niente, di essere essenziale. Allora, alcuni di voi si trovano in uno stato di inizio di accogliere le proprie emozioni e quindi avere fiducia e non sfiducia nelle proprie emozioni e nel proprio sé che le guida. Rispetto a cosa? Nel avere pazienza affinché un dolore emozionale venga esaurito. Dolore emozionale relativo a qualcosa in questa settimana che può scatenarti nella realtà 3D, o meglio, il dolore emozionale a cui la tua anima si ricorderà di lavorare in questa settimana è scaturito in questa settimana da alcuni ritardi. Alcuni ritardi, non so di cosa si tratta questi ritardi. 9 di bastoni mi dicono un po' di ritardi, ma anche un po' di stanchezza in merito a delle cose che stai aspettando. Allora, è possibile che qui tu stia lavorando sulla dea dell'abbandono col 5 di coppe, di conseguenza, o meglio, per dirle in termini comuni, qualcuno ti ha abbandonato, non ti fidi di questa persona, stai aspettando comunicazione da questa persona. Per dirlo nei termini reali, cosa sta succedendo all'anima? Che ti fa vivere un momento di
transizione, quindi di attesa, affinché tu prenda il potere dal tuo sé superiore e capisca che dietro quella ferita o la dea dell'abbandono c'è un potere illimitato che in questa settimana ti potrà fare vivere dei momenti di estasi con il banchetto in cui tu riscopri un grande potere. Questo grande potere ha a che fare con il tuo potere di creazione consapevole. Quindi ci sono situazioni in questa settimana che possono essere rallentate, ferma il ritmo, stai con te stessa, che situazioni nella 3D. A seconda del vostro livello di consapevolezza potrete sperimentare un'accelerazione di coscienza che vi porta a sentire il potere nelle mani. Questi ritardi hanno a che fare o con una persona che state aspettando qualcosa, o una persona che ha messo dei limiti, o tu hai messo dei limiti a qualcuno. Fatto sta che ci sono dei ritardi, dei fermo, vabbè? Dei fermo. In questi fermo la tua anima trova occasione per darti un certo potere. E questo potere ha a che fare con la legge spirituale, un potere spirituale che tu prenderai grazie all'uso della pratica, ricorda i mantra, eccetera, va bene? Vediamo un po' che cosa viene dopo il nome dei bastoni. E qua abbiamo una regina di bastoni, che ti ho detto novizio di bastoni. La regina di bastoni in questo caso mi conferma quello che ti ho detto prima. Acquisirai un potere che ha a che fare con una ferita che hai elaborato in questa settimana e che ti darà con la regina di bastoni la sensazione di essere nel pieno potere delle cose, rispetto alle persone, rispetto a qualcuno, rispetto alle circostanze. Regina di bastoni mi dice che tutto va poi a tuo favore. Ok, vediamo un po'. Che tu sia uomo o donna non importa, eh? Mi date una carta paggio di spade, 5 di coppe, andiamo a vedere questa elaborazione, di cosa si tratta. Di una persona che è in silenzio, re di spade, o di una persona che ha innescato in te la dea dell'abbandono, quindi una persona che può averti abbandonato, una persona con la quale non ti stai sentendo, ma letta nei termini reali, una persona che si è celata come maschera del divino, che ha portato in te il ricordarti di lavorare su questa dea, che tu lo già fai, però lo già fai con la stella. E c'è una persona qua in silenzio, o una persona con la quale in questa settimana ci possono essere, non lo so, fraintendimenti o ritardi di comunicazione, però vedo che qua tu riprendi completamente il potere in questa settimana o alla fine di questa settimana. Vediamo un po' energia positiva per te. Energia positiva è il diavolo. Se che ti dico, qua c'è un egoismo tuo, che è egoismo per il senso comune, qua diremmo amore per te stessa, che si svilupperà in questa settimana. Il diavolo è il tuo positivo. Il diavolo al tuo positivo significa che tu, ribaltando, invertendo i valori e la visione, inizi a essere un po' più di amor proprio, va bene? Un po' più di amor proprio. Alcuni di voi sono voi che mettete un po' dei limiti a qualcuno, riprendendovi il vostro potere, per amore vostro, va bene? Quindi il diavolo al positivo mi parla del fatto che tu ti riprendi il potere, amor proprio, ottenendo le situazioni come le vuoi tu. E qua mi parlano, molti di voi si staccano un po' dal mondo da qualcuno, sentendo una beata solitudine che è la solitudine del mago Merlino, che con i suoi alambicchi, con le sue cose si diverte applicando nella natura le cose. Io la conosco bene questa sensazione, ve l'ho raccontato tante volte. Carta negativa in questa settimana qual è? Il 2 di spade, puoi essere un po' confusa o la mente ogni tanto ti può acchiappare, oppure puoi essere un po' indecisa su questa persona qui o su qualcosa riguardante i ritardi con questa persona, però ti dico che entro la fine della settimana tu non avrai più nessuna idea confusa. Ok? Wow, ragazze mie ragazzi, va bene, ci andiamo a vedere adesso l'amore. Che succede in amore? Andiamo a vedere. Allora, tenendo fede a quello che è uscito come diciamo assunto principale in questa settimana, andiamo a mettere adesso 3 carte per quanto riguarda come vai a stare in amore, poi andiamo a mettere le carte per la tua persona di interesse oppure la persona che può arrivare in questa settimana e poi cosa succede alla fine per te in amore. Vediamo. Vediamo un po' per le mie ragazze e i miei ragazzi come vanno a stare in amore in questa settimana. Paggio di denari,
la morte, asso di bastoni. Qua vedo un'opportunità in questa settimana. C'è qualcuno che ti chiede di uscire, paggio di denari, la morte, qua arriva una comunicazione che porta a un cambio e l'asso di bastoni mi parla di questa opportunità che arriva quasi a sorprenderti. Sì, ti vedo entusiasta di questa cosa, ti vedo entusiasta di questa cosa. Paggio di spade, però magari un po'... Che faccio adesso? Però qua vedo un'opportunità, o con la stessa persona o con una persona nuova. Vediamo qual è l'energia di questa persona che arriva nei tuoi confronti. 4 di denari, il matto, la giustizia. Allora, qua abbiamo una persona che dall'essere un po' più ritirata in se stessa, 4 di denari, un po' più chiusa, prende la decisione, la giustizia, di rischiare con te, di rischiare con te. La giustizia mi parla anche di cose che si devono sistemare tra di voi, oppure una persona che rischia, il matto, di lasciare indietro la sua un po' più testardaggine, se lo conosci già, oppure un po' la sua chiusura, oppure se è una persona nuova, proprio si lancia, prende questa decisione, la giustizia, e lo vediamo anche qua. Sì. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa succede alla fine in amore per te. Abbiamo visto le energie di entrambi, no? L'energia di entrambi, vediamo alla fine cosa succede in amore per te. Gli amanti, la luna, c'è un po' di paura a fare una scelta qua, se dire sì o no. Il paggio di spade, ti vedo un po' in dubbio se dire sì o no a questa opportunità. Il paggio di spade mi parla alla fine, allora qua c'è una scelta da fare, gli amanti. La luna, un po' di preoccupazione o di paure legate a questa scelta. O tra due persone, oppure rispetto a questa persona. Il paggio di spade mi dice che può esserci un po' di attesa prima di fare questa scelta. Vedi, 5 di coppe di nuovo, l'avevamo anche nell'altra stesa, perché non so se mi fido o non mi fido. Vediamo un po' perché c'è questa luna. E la cavaliere di coppe, un po' di paura rispetto, cioè ci sono un po' di paure legate a questo invito che ti viene fatto. Ci sono un po' di paure legate a questo invito. Vediamo un po' qual è la carta positiva per te in amore. 10 di coppe. Io qua vedo che va bene però, Cioè, 10 di coppe, carta positiva, qua c'è una bella opportunità in questa settimana. Guarda, qua c'è anche il mago, la regina di bastoni. Vedo che la scelta è tua, mi dicono. 10 di coppe al positivo mi parla di una condivisione a tutti gli effetti. Magari non proprio subito, perché vedo uno dei due è un po' indeciso, però alla fine è qua il 10 di coppe. Voglio vedere questa giustizia, perché c'è questa giustizia su questa persona. Il 3 di coppe, qua c'è una persona che vuole fare pace con te per molte di voi, sistemare alcune cose, la giustizia e fare pace. Per altre invece c'è una persona che ti chiede di uscire al volo, cioè ti chiede proprio salta. Cosa viene dopo il paggio di spade? Cosa viene dopo il paggio di spade? Paggio di bastoni, alla fine io qua vedo o ci sono due persone oppure alla fine comunque vedo che la comunicazione inizia, Vediamo la carta negativa. Carta negativa, 10 di denari. Il 10 di denari è tutto, no? È tutto, comprensivo dell'amore, comprensivo della stabilità. È possibile in questa settimana voi non ci sia proprio il tutto con questa persona, il 10 di denari, però c'è una bellissima condivisione emozionale col 10 di coppe, Oppure ci sono problemi legati alla famiglia, qualcosa legato a una famiglia o al lavoro, che quindi può tenere uno dei due un po' sulla difensiva, però vedo che c'è la condivisione. Vedi qua c'è 10 di spade, 10 di denari, magari uno dei due si è lasciato con una famiglia da poco, o
c'è stata una situazione di difficoltà, ti vedo, ti dico già nel potere. Il 10 di coppe mi parla anche che verrai sostenuta o sostenuto magari anche da alcuni amici. Sì, ok? Va bene, vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli lui lei, per le ragazze nuove i miei oracoli lui lei li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Voglio fare l'amore con te, forse è per questo che stai un po' sulla difensiva. Voglio fare l'amore con te. Ok, cos'altro ti dirà questa persona? Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Se c'è qualcuno che è insicuro qui, è solo apparenza. Cos'altro? Mi fai perdere il controllo. Ecco perché c'è qualcuno che insiste o questa opportunità ti arriva all'improvviso. Quindi ti vedo un po' così prima di dire sì, però poi vedo questa persona insiste, c'è la voglia proprio di esplorare con te, mi spiego? Ok. Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli. L'osservatore, vedi qua c'è un immaginare, qua c'è un pensiero che è nell'aria e un bivio, c'è una scelta da fare in questa settimana, non so se da parte tua o da parte di questa persona, però vedo che poi c'è la comunicazione con la quale si può avere questa condivisione, c'è una scelta da fare. L'isola del tesoro, credo che sia tu che te la prenda un po' con calma, perché l'isola del tesoro qua abbiamo la tartarughina che va con calma, no? E qua mi dicevano che ci sono c'è un ritorno dentro te stessa e una meno condivisione esterna, solo con chi scegli tu, mi spiego? Però qua qualcosa si rivelerà un tesoro, piano piano, va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, vi ringrazio dal profondo del cuore. Non l'ho detto nell'intro, mi sono dimenticata. Per avere il mio primo libro, Il risveglio della coscienza, potete mandarmi un'email a taromantic21@gmail.com, va bene? Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto l'angioletto. Andiamo a vedere questa settimana cosa accadrà, cosa è previsto dalla tua anima in qualità di karma, in qualità di dharma, quali sono gli scenari a livello di realtà 3D che ti metterà davanti affinché tu possa propiziare la tua ascesa e andare incontro al tuo meraviglioso destino. Vediamo la parte generale, poi vediamo l'amore, ok? Allora, siccome mi hai scelto l'angioletto, ti metto gli oracoli degli angeli. Allora, vediamo un po'. Vediamo in linea generale. O mi hai scelto anche l'angioletto. Vediamo quali sono i messaggi principali. Mettiamo 3, 1, 2, 3 di queste e poi ci mettiamo gli altri oracoli degli angeli. Ne mettiamo 3 anche qui, allora 1, 2, 3. Allora, vediamo qual è il messaggio. Riconosci la verità. Dai un'opportunità alla pace, prenditi cura delle piccole cose. Allora, riconosci la verità, dai un'opportunità alla pace, prenditi cura delle piccole cose. Questa è la settimana in cui ti viene chiesto di guardare nella tua profondità, perché lì c'è la verità, non nella mente. La mente ti può dire è giusto così, è sbagliato così, è meglio così, è peggio così, migliore, peggiore, giusto, sbagliato. Questa è la settimana in cui ti arriverà un'intuizione. Stando presente nel qui ed ora, prenditi cura delle piccole cose, non guardare troppo in là domani, non guardare troppo in là passato. Stai qua, perché avrai delle intuizioni in questa settimana che hanno a che fare con la verità, al di là della mente. Ti chiedono di dare un'opportunità alla pace. Qua ci sono delle colombe. Quando siamo arrabbiati con qualcuno, abbiamo rancore verso qualcuno, o le cose non stanno andando come la tua mente vorrebbe, no? E allora là c'è un disegno, ragazzi miei, c'è un disegno.
dai un'opportunità prima di tutto alla pace dentro di te. La pace dentro di te si ottiene con l'inclusione di ciò che stai vivendo in qualità di dei, di forze, di divinità. Ve lo spiego sempre in tutti i podcast, soprattutto gli ultimi di magia pratica. E ti dice, questa è la settimana in cui grazie a questo lavoro che farai avrai una verità. Ricordiamo che la verità è ciò che si fa strada da sola, non ha bisogno di essere spinta, però la devi ascoltare. C'è una verità dentro di te. Io credo che ci sia quella verità dentro di te. C'è una verità importante di pace, una verità di unione, una verità che ti consente di essere libera, perché quando siamo in pace siamo liberi. Siamo in pace da cosa? Siamo liberi da cosa, scusami? Dalle catene mentali. E ti dice, questa è la settimana in cui devi fare le cose piano piano, a poco, qui e ora, qui e ora. Non preoccuparti, va bene? Non occuparti prima di ciò che sarà dopo. Occupati solo di ciò che devi fare oggi. Non preoccuparti, non preoccuparti prima. Va bene? Questa è l'esortazione in questa settimana. Cos'altro? Sguardi che uccidono, protezione da malocchio e invidia. Voce della mente, vedi? La mente. Eliminare le malevolenze, vincere l'ego, purificare ambienti. Come sta messo l'ego in questa settimana? Purificare ambienti, prendiamo la ratio, perché questa è proprio la stesa dove la ratio deve essere presa così e incendiata, col palo santo proprio. Allora, qua mi stanno dicendo che ci sono delle cose dentro di te, o ci sono nella tua mente, la tua mente mente, la tua mente mente. Allora vedi persone fuori che ti vogliono fare del male, vedi malocchio qua dicono, no? Nel senso comune e non sono benevolenze ma sono malevolenze. Allora vedi il mondo fuori come cattivo, come malvagio, come... Non esiste il mondo fuori, c'è solo la ratio dentro, la mente razionale. Il mondo fuori non esiste, è un'immagine dell'anima. Allora l'anima ti proietta persone che ti fanno sentire così in qualità proprio di divino, no? Persone dove tu hai paura, persone perché la più grande paura che abbiamo è la paura della morte. La morte come la nascita sono immagini dell'anima. Non è facile comprendere questo concetto, ma infatti non lo devi comprendere con la mente. Questa è la settimana in cui ti devi mettere là, dentro di te, proprio dentro di te, e stare in silenzio. Stare in silenzio. Perché la voce dell'anima richiede silenzio. Non c'è nessuno fuori che ti vuole male, non c'è il mondo cattivo, non c'è, ormai ve lo dico in tutti i modi, e questa è la chiave della verità. Ecco, riconosci la verità. Sono tutte immagini che ti dà la tua mente per tenerti bloccata in una zona di comfort. Allora, in questo viaggio che farai questa settimana, la voce della mente deve essere come se tu la sentissi come un rumore di sottofondo. Non fare che la mente prenda il sopravvento, ti stanno dicendo in questa settimana, per le cose che possono accadere o le emozioni che ti possono arrivare, ma piuttosto senti l'emozione affinché quell'emozione vada a spaccare la diga della mente, come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 1. Ti consiglio di rivederlo, sai, in questa settimana, per favore. Magia Pratica 1. Perché spaccando la diga della mente metti in connessione con la verità. Guarda quante volte hai ripetuto verità, verità, verità. La verità è solo una. È la verità del cuore. La verità del cuore vuole la pace, non vuole la divisione. Non ci sono persone sbagliate fuori. Non ci sono cose irraggiungibili fuori. No, è la mente che divide. La mente è una lama. E in questo regno duale, dove c'è la mente, c'è dolore, perché laddove c'è separazione c'è dolore, laddove c'è unione c'è pace. Quindi ti dicono, fai questo silenzio interno e vedrai che arriveranno le intuizioni. Fai le piccole cose, non ti preoccupare troppo di domani o di ieri, stai là. E questo cosa ti porta? A eliminare le malevolenze, a vincere l'ego, vincere l'ego. Purificare ambienti. Purificare ambienti. Prenditi cura delle piccole cose, ce lo dice anche qui in questa settimana, con la consapevolezza che il mondo fuori non esiste. Esiste dentro di te una mappa mentale, che è la mente,
è un'anima, si chiamano codici narrativi, o codice narrativo mentale o codice narrativo animico. Questa è la settimana in cui tu sentirai la verità del codice narrativo animico e andrai verso quella libertà. Benedici e battezza le persone coinvolte nella tua storia di vita perché sono espedienti del divino. Questa è la verità, non si scappa dalla verità, sono leggi esoteriche antiche sin dalla notte dei tempi. E quindi tu ne farai esperienza in questa settimana, con le emozioni che possono arrivare, va bene? Portando la pace dentro e fuori, battezzando e benedicendo gli attori che sulla tua scena comprensive di cose, situazioni ed eventi ti hanno fatto accendere il fuoco cristico, va bene? Ok. Ok, wow. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Ci mettiamo questi. No, questi sì. Cosa ci raccontate a livello generale? 8 di spade, vedi come stai con la mente? Le spade sono il mentale, come se ti sentissi bloccata, non stessi vedendo la verità. Qua c'è una donna allo specchio. Lo specchio è legato e pieno di corvi che sussurrano. Fuori dallo specchio tu sei libera. La realtà esterna ti fa vedere malevolenze, tutto bloccato, ok? Ma la verità è che se ti guardi dentro, vedi la soluzione. Cos'altro? Lo specchio è il riflesso delle credenze, dell'ego. Vincere l'ego c'è qua. Cos'altro? Asso di spade. 5 di denari. Allora, qua c'è una condizione in cui possiamo vivere in questa settimana o stiamo vivendo gli strascichi di questa emozione di abbandono, di penuria, di sensazione angosciante in cui ci sentiamo vittime. Guarda, questa è proprio la vittima. E allora io ti esorto a fare un bel lavoro in questa settimana semplicemente restando presente a ciò che accade. L'asso di spade è la consapevolezza. Presenza a cosa? Presenza al fatto che mi sento bloccata in delle circostanze che sono mentali, che però lo specchio della realtà me le fa vedere sotto forma di persone e circostanze, quindi mi sento bloccata. La consapevolezza cos'è? L'asso di spade. Prendo consapevolezza di quello che ti ho detto adesso, 5 di denari rispetto alla penuria, 5 di denari che sto vedendo intorno a me. E allora cosa faccio? Allora prendo confidenza con la dea Penia. Vi insegno sempre che la dea Penia si sposa con Poro, il dio dell'ingegno. E da lì, dalla loro unione, nasce Eros, amore. Quindi sarà un salto quantico in questa settimana rispetto a quelle circostanze di Penia, con la consapevolezza asso di spade, in cui ti puoi ritrovare. Allora, fammene mettere 2 altre. La ruota. 3 di spade. Allora, ora vi dico una cosa. Questa è una grande settimana evolutiva, va bene? È una grande settimana evolutiva. Perché? Perché o qua viviamo in questa settimana un no contact, una separazione, una persona che ci abbandona, una persona che, non lo so, all'improvviso ci abbandona, all'improvviso non chiama e noi ci sentiamo abbandonate, all'improvviso sentiamo che non c'è più qualcosa, qualcuno, la terra trema sotto i piedi, oppure stiamo vivendo gli strascichi di queste emozioni. Ti ho detto come si fa in questa settimana, la consapevolezza sta al centro, l'asso di spade. Va bene? Vediamo un po', carta positiva per te in questa settimana, il paggio di spade, carta positiva. Acquisirai maggiore fiducia in questa settimana. Acquisirai maggiore fiducia in questa settimana. Carta positiva ancora, 8 di bastoni, acquisirai maggiore fiducia nelle comunicazioni che arriveranno in questa settimana. Arriveranno comunicazioni in questa settimana che ti daranno maggiore fiducia. Mi può parlare di qualsiasi tipo di persona, circostanza, e l'amore lo vediamo dopo. Energia negativa. C'è una persona, infatti, re di coppe, una persona che non chiama, o una persona con la quale c'è silenzio, una persona a cui crediamo non piacere o crediamo che non ama,
non ci ama, una persona che non si esprime emozionalmente, può riversare, può essere questo re di coppe strumento del divino, maschera del divino, affinché tu faccia esperienza con questo tipo di emozioni che è la dea Penia. Va bene? La dea Penia si bussa alla porta affinché tu faccia esperienza di questa emozione. Te la fai vibrare questa emozione, perché subito dopo ci sono comunicazioni. Va bene? Questa persona può essere chiunque, questo re di coppe. Sì, qua parliamo d'amore comunque, preoccupazioni legate all'amore, una persona che non ci chiama o che... Dovete fare questo processo, ragazze mie e ragazzi, va bene? Vediamo che cosa viene dopo il 5 di denari. 4 di spade. Ci può essere silenzio per un po' tra te e questa persona, però tu acquisti di nuovo fiducia e le comunicazioni arriveranno. Non so se da questa persona, mi dicono che l'energia si riprenderà a muovere dopo questo processo, perché come vi dico sempre, c'è... ve l'ho scritto anche nel post sul mio profilo Instagram. Arrivano prima le emozioni, cioè gli dei, e poi gli eventi che te le mettono in scena. Quindi qua può manifestarsi un evento di uno contact, una persona che non ti chiama più da un momento all'altro, una situazione di sentirsi persi, di sentirsi, non ricevi telefonate, ti senti persa, la cosa si blocca. Queste cose qui, perché dentro di te c'è un Dio, un'emozione che vuole manifestarsi e ti fa manifestare poi l'evento affinché questo accada, affinché tu possa allearti all'emozione ed espanderti in coscienza, acquisire potere. Va bene? È una grande settimana evolutiva questa per te, ma hai da parte tua la consapevolezza che ti porterà a un gradino superiore. Comunque, adesso ci andiamo a vedere cosa accade nell'amore per completare il tutto, va bene? Ok. Allora, tenendo fede a quello che è uscito con gli angeli a livello generale, vediamo nell'amore cosa accade per te nello specifico in questa settimana. Metteremo la prima linea della tua cosa accade per te in amore, l'energia della persona che ti interessa o della persona che può arrivare e poi cosa accade alla fine in amore per te. Allora, guardatevi sempre il vostro segno zodiacale ascendente che è uscito per il mese di settembre, ragazze, va bene? E ragazzi. Allora, vediamo cosa accade nell'amore, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto l'angioletto in amore, cavaliere di denari, 9 di denari e l'appeso. Io ti vedo concentrata sul tuo benessere personale, lavoro, denaro e tutto ciò che ha a che fare col tuo benessere personale e 9 di denari. L'amore è fermo. Oppure questa può essere l'energia di una persona che per altri motivi che non riguardano l'amore vallenta la cosa in amore per motivi di lavoro. Se sei singolo, per esempio, io vedo che l'appeso, l'amore è fermo da un po' e vedo che tutte le tue energie si riversano nel settore economico, lavorativo, sì. O può essere questa l'energia di una persona tua di interesse se c'è. Vediamo un po' qual è l'energia della tua persona di interesse o della persona che può arrivare in questa settimana per te. 4 di coppe, il mondo, 7 di coppe. Io qua vedo una persona che è distratta da altro, probabilmente lavoro o altre cose, e che è un po' confusa nei tuoi confronti. Può esserci una distanza in mezzo. Vedo una persona che probabilmente, se è una persona nuova, è una persona che viene da un rifiuto e quindi può essere un po' confuso l'approcciarsi a te. Se è una persona che già conosce, è possibile che sia una persona con la quale ci sia stato un rifiuto o una situazione per una distanza o ha rifiutato la vostra connessione e adesso vedo una persona con dei dubbi, 7 di coppe. Oppure può essere una persona che non sa bene, vedo una persona un po' persa, diciamo, un po' emozionalmente bassa d'animo e un po' persa col 7 di coppe. Vediamo un po', energia finale, cosa succede nell'amore per te in questa settimana, alla fine. 3 di denari, 2 di bastoni, la stella.
Guarda, io qua ti dico che in questa settimana io con la stella io vedo un qualcosa che si realizza. Vedo, allora, tre denari mi parla di volersi venire incontro, fare dei piani insieme. Il due di bastoni mi parla di prendere una decisione in tal senso, anche di fare un viaggio, uno spostamento, venire da te o andare da questa persona, insomma. E la stella vedo che c'è una situazione si sblocca. Vediamo di cosa parla la stella. Del mago, assolutamente sì, vedo inizi. Guarda, la situazione sembrava tutta ferma qua, mi spiego? E invece qua le carte, come carta finale, mi dicono che c'è qualcuno che manifesterà con tanta di abbondanza e spessore un'opportunità, il mago, con te che stai guardando la stella, anche se sei uomo. E ti vedo aprire nuove possibilità. Qua c'è una persona che sceglie te. Se una persona era insoddisfatta, eccetera, sceglie te. O comunque sia vuole stare con te. Va bene? Vedo fare dei piani insieme, magari fare un viaggio, uno spostamento e vedo che in questa settimana si concretizza tale pianificazione. Se sei singolo, io qua vedo che c'è una persona che viene da un rifiuto, da una situazione, oppure di una persona un po' annoiata dall'amore. Vedo una persona che puoi conoscere tramite internet o puoi aver conosciuto da poco tramite internet, una persona che può essere un po' confusa o distratta da altro, tipo altre questioni sue, però vedo che qua c'è una pianificazione, ok? Vediamo, energia positiva per te in questa settimana? L'asso dei denari, assolutamente sì. C'è un'opportunità che ne vale la pena, ma me lo diceva già il mago con la stella. La voglia di realizzare un'opportunità piena. Vediamo la carta negativa per te in questa settimana. Il 10 di coppe, probabilmente non è proprio la felicità che vorresti ancora, però c'è un'opportunità. Il 10 di coppe al blocco mi dice che probabilmente non è proprio la felicità ancora completa, piena che tu vorresti, perché qua ti vedo un po' più ferma, concentrata sulle tue, oppure con il tuo amor proprio, no? L'amore sta un po' fermo. Quindi non è proprio una felicità piena, però, infatti ci pensi, però c'è questa opportunità, mi dicono che ne vale la pena. Mi spiego? Ok, vediamo un po' cosa ti diranno, cosa ti dirà questa persona. Può darsi che quando io leggo l'energia ti dico che questa sei tu e questa è l'altra persona, è possibile che sia anche a specchio, no? Che tu ti ritrovi di qua e questa è l'altra persona, vedete voi un po' dove vi ritrovate. Cosa ti dirà questo mago? Ti sto manifestando il mago, la manifestazione. Assolutamente, mi confermano che questa persona vuole un'opportunità importante qua. E c'è già. Cos'altro ti dirà questa persona? Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Probabilmente sei tu che fai aspettare questa persona o stai facendo aspettare questa persona, oppure il contrario. E fatto sta che qua c'è qualcuno che fa attendere l'altro, o che l'ha fatto attendere, o che lo farà attendere. Mm. Però poi si manifesta, eccolo qua. Magari l'attesa è contraddistinta anche da questo due di bastoni, prima di prendere una decisione, e poi subito dopo la decisione si prende. Cos'altro? Ti amo. Alla fine qua ti amo, secco. Questa è un'attesa questa ti porterà una sorpresa, perché vedo che qua era tutto fermo, e invece qua si sbloccano le cose. Sarà una sorpresa per te. Ecco perché anche riconosci la verità, dai opportunità alla pace, è come se lavorassi bene sull'ego, sulle credenze limitanti e qua si manifesta un karma positivo, mi spiego? Sì. Vediamo cos'altro ti dice questo oracolo. Un bivio immaginare. Secondo le regole. Queste sono carte che mi stanno dicendo che qua le cose si manifestano, hanno dei tempi però, secondo le regole. Non so se da parte tua o da parte di questa persona c'è un po' di temporeggiamento, me lo riconfermano con secondo le regole. Cosa viene poi? Però poi c'è una nuova vita, assolutamente sì, anche rispetto a tutta questa elaborazione animica che facciamo. Una nuova vita che ha con sé l'asso di denari, il mago, la stella, sono tutte carte di grande spessore, lo sapete perché le conoscete le carte. Quindi ragazze mie, confidate e fate il lavoro buono su voi stesse che va sempre tutto come deve andare.
va bene? Nel migliore dei modi come l'anima tua vuole. Detto questo, io ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto l'unicorno. Andiamo a vedere questa settimana da cosa è contraddistinta l'evoluzione della tua anima in qualità di dharma, in qualità di karma e vediamo quali sono gli espedienti attraverso cui la tua anima la metterà in scena la tua evoluzione sotto forma di cose, persone e circostanze, sia a livello generale che poi andiamo a vedere la parte relazionale amorosa. Invito tutte le ragazze a studiare i contenuti del podcast l'arte sciamanica, ragazze mie, perché lì ci sono proprio gli strumenti del mago. Poi se volete acquistare il mio primo libro, Il risveglio della coscienza, mandatemi una mail a taromantic21@gmail.com. Allora, detto questo, ragazzi miei ragazzi, partiamo. Vediamo i messaggi dell'unicorno, quindi dell'universo, quali sono in questa settimana. Ci mettiamo prima di tutto le nostre fate, unicorni, è una cosa sola. Vediamo cosa ci dicono le fate, ne mettiamo tre. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto l'unicorno, una, due, tre, e poi ci mettiamo gli star code. Cosa ci dicono le stelle? Messaggi dai pianeti, dalle stelle. Vediamo. Allora, scusate un attimo, scusate, ho suonato il postino. Allora, andiamo a vedere cosa ci dicono le fate. Pagamento di debiti. Tu e la tua vita venite sollevati dal peso dell'abitudine di contrarre debiti. Questi sono debiti karmici. Vediamo. Sicurezza di sé. Cambiamento nella dieta. Allora, mi dicono che questa è la settimana in cui il postulato fondamentale è quello di avere sicurezza in te stessa o in te stesso per affrontare una o più situazioni che hanno a che fare con un debito karmico. Il cambiamento della dieta è il cambiamento che ne verrà anche delle tue abitudini grazie alla risoluzione di un karma in questa settimana. Allora, avere sicurezza in se stessi non significa avere sicurezza nel proprio ego, cioè in quello che tu credi sia quando dici io sono sicura di me stessa. Tu non sei da sola, tu non sei da solo. Per avere vera sicurezza in sé bisogna appellarsi alla coralità di spiriti che sono dentro di te. Questa coralità di spiriti è prima di tutto il tuo sé superiore, il tuo sposo divino o sposa divina. Quindi ti dicono appellati al tuo sposo celeste o sé superiore in questa settimana e affida ogni preoccupazione a lui e fai un'esortazione, un'invocazione al tuo sposo o sposa celeste affinché possa renderti alla sua altezza, perché questo è il nostro percorso animico sulla terra, essere all'altezza del Dio che ci incarna. Quindi questa è la settimana in cui ci sono delle questioni karmiche da risolvere importanti. Questo ce l'abbiamo sempre noi, questioni karmiche importanti da risolvere, ma in particolar modo per te. In questa settimana la risoluzione di un debito karmico porterà ad avere più potere in sé, in te. Questo genererà anche dei cambiamenti nel tuo fare quotidiano, a partire dall'alimentazione, a partire da un tipo di sport, a partire da un cambio che fai nella dieta sia fisica, cioè alimentare, sia nel tuo approccio alle cose, va bene? Vediamo cosa ci dicono gli star code, poi ti do un'altra direttiva sul messaggio.
Numero 10, corrispondente anche all'arcano della ruota, quindi un cambio karmico arriva per te in questa settimana e dice: ai nostri occhi siete ancora come bambini piccoli che temono di lasciare andare il bordo della piscina. Come direste voi per imparare a nuotare? Ah, ok, scusami, come direste voi per imparare a nuotare? Eppure non vi sono altre soluzioni. Ragazze mie, ragazzi, dovete uscire da una zona di conforto in questa settimana. Quindi tutto ciò che ha a che fare con quella parte di te, della mente che ti tira indietro, allora tu ti devi imporre sulla mente che non vuole che tu faccia una determinata cosa perché la giudica sbagliata secondo i suoi parametri o la giudica giusta secondo i suoi parametri della mente. Dovete uscire fuori la mente in questa settimana. E gli esseri che ci aiutano in questo percorso ti stanno dicendo che ai loro occhi noi siamo come dei bambini piccoli che hanno paura a lasciare andare il bordo della piscina. Quindi hai paura a fare qualcosa? Hai paura in una situazione? Magari ci sono dei debiti. Va bene? Hai paura in questa situazione? Affida ogni preoccupazione al Dio che ti arriva in questa settimana, oltre al tuo sposo celeste o se superiore. Per esempio, se abbiamo debiti di natura economica o debiti o delle mancanze di sicurezza in sé, ricordati che tu devi avere a che fare con l'emozione che ti arriva, non con l'evento, o meglio l'evento e l'emozione in sé. Allora Dio ti si palesa in questa settimana sotto forma di un'emozione in particolare, che ha a che fare con la mancanza di sicurezza in te stessa, la frustrazione, la tristezza, l'abbandono, va bene? Allora tu cosa devi fare? Non tenerti aggrappata al bordo della piscina, cioè al modus operandi della mente che cerca giustificazioni o cerca di tenerti nella disperazione delle cose. Staccati dal bordo della piscina, affidati al Dio della frustrazione e tristezza, fai il processo al contrario di quello che farebbe la tua mente. Ecco perché col 10 corrispondente alla ruota tu prendi sicurezza in te stessa, cioè come un cambio, e farai anche azioni diverse. Ti dicono anche qui che per sostenere il ruggito del Dio che ti incarna, che può essere qualsiasi tipo di Dio, come vi ho detto nell'intro delle previsioni settimanali, e nelle ultime 2 o 3 settimane per me c'è stato un surplus di lavoro tra la messa a disposizione del mio primo libro, il fatto che ho risposto a centinaia di mail, più facevo i video, più i podcast, quindi però siccome questo mi chiede la mia anima, allora io mi sono messa lì anche a rinforzare il mio corpo, perché per sostenere il ruggito del Dio è necessario che anche il corpo, che è la manifestazione dello spirito incarnato, sia forte, sia in grado di sostenere il Dio e quindi affinché tu possa diventare quella divinità. Quindi ho aumentato le mie pratiche di yoga, di meditazione e di concentrazione. Quindi sicurezza di sé a più aspetti, a più livelli. Questa è una stesa che ti dice lascia andare il bordo della piscina, che è quello del controllo, il controllo della mente sulle situazioni, e affidati al Dio. Fede nello sconosciuto, fede nello sconosciuto. Va bene? Vediamo cosa ci dicono i tarocchi in merito, in linea generale. Questa mettiamo qua. Cosa accade in questa settimana? 4 di bastoni, la papessa, la regina di denari. Ti vedo molto concentrata sul tuo lavoro, sulla tua casa o sui tuoi studi della legge spirituale. Ti vedo tranquilla anche trovare soluzioni spirituali per cose materiali, che poi è la stessa cosa. Ti vedo tranquilla o tranquillo qua. Vediamo un po' 2 altre. 6 di coppe, sì. Cos'altro? Guarda, ti vedo benissimo, c'è un 10 di coppe, quindi tutta questa premessa era proprio per accelerare il processo
di tua consapevolezza, ti vedo veramente bene in questa settimana. Io qua vedo che se lavori da casa va tutto bene, ti vedo molto felice anche con delle persone o con i figli, ti vedo molto felice con i figli, hai un ruolo di grande spessore in famiglia, vedo che avrai anche soddisfazioni dalla famiglia o dai tuoi figli e ti vedo tranquilla o tranquillo, serena o sereno, vedo che le persone che ti sono intorno hanno una buona vibrazione nei tuoi confronti e questo ti supporta nel viaggio di questa settimana, nel viaggio iniziatico, quotidiano in questa settimana. Ti vedo al lavoro, a studiare, a trovare soluzioni anche per altri. Hai un ruolo di grande spessore per le persone che ti circondano, per la tua famiglia, un ruolo di grande spessore. Nel lavoro, se lavori da casa o se hai un negozio, vedo che va tutto bene con dei risultati emozionali, ti faranno felice questi risultati? Sì, quindi mi dicono, allora a questo punto ti dico anche un'altra cosa, ti aggiungo, ti dicono, visto che se stai proprio bene in questa settimana, stai pensando anche di fare dei cambiamenti tuoi o nello stile alimentare o in iscriverti a un corso di yoga o nel fare uno yoga sciamanico e vedo che ci saranno anche delle persone che potranno magari venire insieme a te, che supporteranno questa tua voglia di cambiamento. Vedo che prenderai molta sicurezza in te stessa anche laddove c'erano dei debiti karmici, non ci sono più. Ok? Vediamo carta positiva per te in questa settimana. Paggio di denari. Vedo che il lavoro va bene. Il lavoro va bene assolutamente. Per chi non c'era lavoro, vedo un lavoro che entra un lavoro che è molto, ti vede molto contenta. Carta negativa. 6 di spade. Può essere, il 6 di spade mi parla di rispetto al lavoro, per esempio, vedi 7 di denari, o stai aspettando un trasferimento o un avanzamento in termini di lavoro. Io ti dico, in questa settimana ci sono delle proposte, o c'è una... il lavoro va bene, però non è magari come tu lo vorresti proprio. Però ti dicono confida, perché qua ti stai prendendo sicurezza in te stessa, va bene? Vediamo perché il 6 di denari sta al blocco. E il 6 di spade, scusami, sta al blocco. 8 di bastoni, probabilmente stai aspettando comunicazioni da parte di qualcuno o di lavoro che non arrivavano o un trasferimento che non arrivava, però io qua vedo che ci sono comunicazioni. Forse non vuoi fare un trasferimento, ci pensi su, te la prendi con calma. Io vedo che le comunicazioni che stavi aspettando arrivano in questa settimana, soprattutto di lavoro, o di lavoro dei tuoi figli, oppure qualcosa che ti faccia sentire meglio. Vedo che stai meglio, stai bene, mi spiego? E in linea generale sì, ragazzi miei. Ok, e adesso passiamo a vedere l'amore. Allora, tenendo fede a quello che è uscito qui, andiamo a vedere nell'amore cosa accade in questa settimana. Metteremo qui la tua carta, la tua fila, poi la fila della tua persona di interesse, se c'è, o della persona che può arrivare, e poi cosa succede alla fine per te in amore in questa settimana dal 9 al 15 settembre. Allora, andiamo a vedere. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi della terza variante dell'unicorno in questa settimana in amore? Cavaliere di spade, il sole, il mago, là là, qualcuno arriva all'attacco a conquistarti o a riconquistarti. Io vedo qualcuno che arriva, cavaliere di spade, con una bellissima energia di condivisione, di voglia di fare insieme, con il sole, il mago, di una bellissima opportunità. Ti vedo contenta che questa persona vuole iniziare un'opportunità con te o fare qualcosa in più con te in questa settimana. Se è una persona nuova, vedi qua c'è 9 di bastoni, forse tu stai un po' sulla difensiva. Se è una persona nuova, vedo che arriva all'attacco qualcuno che ti vuole parlare, che ti parla, che ti dice qualcosa. Questa cosa ti fa felice, però ti vedo forse un po' sulla difensiva, non sai se dare o meno un'opportunità a questa persona. Diverse possono essere le varianti, Vedo che se una persona nuova inizia come un'amicizia bella, con la quale c'è un grande potenziale, grande proprio capacità di confrontarsi, di dialogo.
E ti vedo grintosa o grintoso qui nel voler iniziare questa opportunità comunque. Vediamo l'energia della persona che arriva in questa settimana nei tuoi confronti. E c'è il 2 di coppe questo. Già. 5 di coppe. Ah, è molto pentito. 5 di coppe, il 7 di bastoni. Questa è una persona molto pentita nei tuoi confronti, se già la conosci. 2 di coppe, 5 di coppe. 7 di bastoni è una persona che mette limiti. Forse c'è un po' di orgoglio in mezzo e mette dei limiti. È pentita però mette dei limiti. Oppure ci sono delle difficoltà tra te e questa persona si sente molto in colpa. Difficoltà da parte di questa persona. Limiti, difficoltà, o ha messo le barriere questa persona mascherando una sua ehm, senso di colpa. Se è una persona nuova, ti dico, è una persona che non viene dall'essersela passata bene in amore ultimamente e ha messo dei limiti nell'amore. Quindi se lo vedi un po' particolare è perché ha chiuso una situazione amorosa molto forte, se è una persona nuova, e mette dei limiti un po' all'altro. Vedi 5 di bastoni. Vediamo cosa succede alla fine per te in amore. Asso di coppe. Il giudizio. E qua c'è una chiamata all'improvviso che arriva. Questa cosa dell'improvviso la battono due volte, qua e qua. Cos'altro? È il 9 di spade. Per alcuni di voi arriva una persona nuova con la quale voi non sapete che fare, vuole manifestare tutto questa persona con te. Alcuni di voi non sapete cosa fare perché c'è quest'altra persona che seppur è pentita ha messo dei limiti nei tuoi confronti. Però arriva una persona nuova qua. Per alcuni di voi questa è la prima scena che mi batte, che vuole manifestare tutto con te, si sviluppa un'amicizia bella, tu non sai che fare perché c'è quest'altro che ha messo comunque dei limiti, ma che comunque era innamorato di te, un po' così, che vedo preoccupazioni qua col 9 di spade. Oppure sei tu che hai messo limiti a qualcuno, questa persona ti chiama all'improvviso e qua ci sono preoccupazioni, 9 di spade, perché tu non sai cosa fare. Ragazze, allora, alcune di voi si possono essere riconosciute in questa fila. Io ho parlato di questa persona e tu ti sei riconosciuta in questa persona che parlavo. Quindi qua c'è l'energia di qualcuno che arriva all'attacco che vuole manifestare qualcosa con te. Qua c'è qualcun altro che mette dei limiti che non se l'è passata bene in amore. O una persona pentita che allo stesso tempo c'è orgoglio per ammetterlo. Ora, dove vi ritrovate in queste due? Al di là di dove vi ritrovate, per te in generale succede qua c'è un'opportunità d'amore all'improvviso e qua ci sono 9 di spade. Adesso che faccio? Vediamo perché 9 di spade. Vedi, cavallo di bastoni. Allora, sei preoccupato, o hai ansie o preoccupazioni, non sai che fare perché una persona ti invita a uscire, ti invita, c'è un avanzamento d'amore e quindi qua c'è qualcuno preoccupato di questo avanzamento. Io credo che a questo punto sia tu perché questa è l'energia finale tua. Sì, vedi il cavallo di bastoni, forse ce ne sono due, o uno dice di no e l'altro dice di sì. Vediamo un po' perché il 7 di bastoni a questa persona. Il mondo. Forse ci sono limiti geografici e di lavoro. Perché il 7 di bastoni? Paggio di coppe. Alcuni di voi dicono no a una persona e si aprono un'altra, anche se non sanno cosa fare. O questa persona ti manda un messaggio su WhatsApp, nonostante abbia dei limiti, e tu vedi questa nuova opportunità e ti viene un po' d'ansia. Vediamo un po'. Non te l'aspetti, c'è qualcosa di impatto, di improvviso che arriva, mi spiego. Vediamo energia positiva per te. Il matto, nuovo cammino in amore, nuovo cammino, quindi non so se è una persona nuova e poi c'è ancora quest'altra e tu non sai che fare, oppure arriva completamente una persona nuova, ti vedo un po' così, però poi vedo che ti apri, ok. Qual è il lato negativo, carta negativa in questa settimana in amore? Il 10 di coppe, probabilmente non è la felicità piena ancora che vuoi, però questo è un inizio, perché è un nuovo inizio. 10 di coppe è la pienezza totale, no? Plenitude in spagnolo. E la pienezza totale però sta al blocco, però si apre il cammino e c'è un potenziale qua, capito?
Ragazzi miei, ragazzi, fatevi ispirare un po', non so. Vediamo cosa ti dirà questo mago con i miei oracoli, lui, lei, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Questa è una persona che si sente affine a te, anche da altre vite. Anche da altre vite. Potente questa frase. Cos'altro? Sì, questa persona insiste. Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Ti ho detto, questo qua insiste. Cos'altro? Ti sto manifestando con il mago. Vuole un'opportunità con te, sì o sì. Sì o sì. Nuovo cammino. Quindi ragazze mie, fatevi la meditazione che vi ho messo sul canale, quella dove dice meditazioni guidate, la prima meditazione per sapere cosa fare, e vi lascerete guidare dal vostro spirito guida, mi spiego? Ok. Vediamo un po' cosa ci aggiungono. La tribù. Qua ci sono o altre persone più pretendenti, oppure vedo un incontro, una nuova vita, come il matto, il nuovo, e scambiarsi doni. Sì, io qua vedo che sarai molto felice perché ricevi qualcosa che ti farà molto felice. Detto questo, ragazzi miei, ragazzi, io concludo qui, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!